Leonardo Dal Zovo. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Dal Zovo, cofondatore di StudioMap. StudioMap è una startup specializzata in osservazione della Terra, in particolare di estrazione di informazioni da immagini satellitari. Su questo negli ultimi 5 anni abbiamo ottenuto diversi riconoscimenti da parte di organizzazioni specializzate su questo, come il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, un'agenzia della NATO, industria come per esempio Airbus Defence and Space e anche Thales Alenia Space Italia. Come siamo riusciti ad ottenere tutto questo? Io credo che siano 3 i fattori che hanno determinato e facilitato la creazione di questa tecnologia che abbiamo sviluppato noi internamente basata sull'intelligenza artificiale. Il primo, studio, dedizione, impegno, passione, molto importante, credo, magari anche un pizzico di talento, che è nato prima di tutto dalla mia iniziativa, ma che oggi si è allargato a un team di ricerca che abbiamo costruito in house. Secondo, la formazione intesa come università, come istituti che creano e formano i talenti del futuro che permetteranno a aziende come la nostra di crescere e sviluppare questa tecnologia. Il terzo, è necessario che che questo talento, che questa formazione possa emergere. Porto l'esempio degli Stati Uniti, quando nel 2017-2018 il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti si è reso conto che l'industria privata, in particolare le start-up, particolarmente in Silicon Valley, stavano iniziando a lavorare sui temi dell'intelligenza artificiale e si erano resi conto che effettivamente in questo settore stava nascendo e stavano creando delle soluzioni che erano all'avanguardia, probabilmente molto più funzionali rispetto a quello che l'amministrazione stessa stava sviluppando. È nata così Defense Innovation Unit, un'agenzia del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione di queste innovazioni, di questa tecnologia all'interno del mondo della difesa. È nata così una prima challenge internazionale a cui noi appunto abbiamo partecipato. Siamo stati premiati in questo contesto, unica realtà non solo italiana ma anche europea. E crediamo che azioni come queste possano effettivamente far venire alla luce anche quali sono le eccellenze. Questo lo dico in duplice, diciamo, finalità. Una, quella di favorire sicuramente che l'industria italiana, i talenti italiani rimangano in Italia e contribuiscono anche a rendere il nostro Paese più autonomo anche da soluzioni esterne che in passato sono state acquisite. E secondo, quello di portare l'italianità anche all'estero e a svilupparsi in maniera internazionale. Chiudo con un'ultima, diciamo, battuta, un aneddoto. In un'ultima sfida che abbiamo vinto quest'anno con un'altra importante organizzazione internazionale, sempre sul tema dell'intelligenza artificiale sui dati satellitari, dopo che ci ha premiato abbiamo chiesto come aveva trovato, diciamo, la nostra soluzione rispetto a quelle degli altri premiati, e ci hanno risposto dicendo che avevamo creato una soluzione unica, innovativa. Io l'ho letto diciamo, in un'ottica di creatività italiana. Abbiamo sperimentato cose che gli altri non avevano provato, mantenendo, diciamo, un approccio classico alle cose. Noi invece abbiamo cercato di innovare, questo è stato, con creatività, e questo è stato uno dei fattori che ha abilitato questo successo. Per cui il mio, diciamo, anche invito ai ragazzi, a tutti quelli che, diciamo, si stanno affacciando anche su questo mondo, è quello di usare la creatività, portare avanti l'innovazione, cercare di credere in queste cose, perché l'impatto può essere potenzialmente molto importante, in ottica anche di uno sviluppo della space economy, appunto, su un lato commerciale che oggi non è così sviluppato, e dobbiamo sicuramente puntare a un mercato globale, internazionale su questo. Grazie. Grazie.